Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere questo splendido cuscino. È molto bello, molto grande anche. Ok, vedete, fatto tutte con le mattonelle e chi le più attente sapranno che queste mattonelle le avevano già viste perché avevo fatto il video di come unire le mattonelle con l'ago. Avevo fatto il video su come attaccare le mattonelle con l'uncinetto e su come attaccare le mattonelle con filo e ago. Queste qua appunto avevo utilizzato queste mattonelle, avevo detto che sarebbe arrivato un progetto e siccome comunque è bello lungo come progetto, ok, adesso l'ho finito e quindi ve lo faccio vedere. E appunto è una lavorazione lunga, sia per fare un po' le mattonelle, che più o meno ce ne vanno parecchie, ok? E poi più che altro anche ad attaccarle tutte insieme. La difficoltà di questo progetto è che le mattonelle sono a 3, quindi bisogna attaccarle qui a 3. Non sono le classiche mattonelle a 4, che ce l'abbiamo a 4 e quindi facciamo la riga orizzontale e verticale e sono attaccate. No, qui c'è un metodo un po' giusto e specifico per farle, che io l'ho fatte vedere appunto sul video di come attaccare le mattonelle con l'ago. Vi lascio la scheda e comunque ve la lascio anche nel primo commento, così almeno ce l'avete subito, ve lo potete andare a guardare. Vi farò vedere appunto la mattonella, avremo bisogno delle mattonelle esagonali e pentagoni, dei pentagoni e degli esagonali. Ok? Vi dirò tutto a video, il tot di mattonelle esagonali, il tot di mattonelle dei pentagoni e appunto man mano vi lascerò anche lo schema tutto quanto su come attaccarle, di come metterle, ok? Vi farò vedere anche qua la cucitura delle orecchie, perché appunto la mattonella viene attaccata diversamente a confronto alle altre per avere queste due orecchiette praticamente così in su. Quindi vi lascio al tutorial. Il materiale che andremo ad usare quindi sono allora 3 colori per fare il nostro fiore africano, le nostre mattonelle. Quindi vedete voi, io ho usato appunto bianco, lilla e blu. Vedete voi i colori che volete usare. Quindi appunto vi dico 3 perché così viene bello colorato, come avete potuto vedere, come è venuto il mio, solo con 2. Non so, dovreste alternarli. Comunque potete vedere, potete fare le prove, vi fate la prima mattonella con 2 colori, con 3 colori, con 4 colori, vedete in base a quanti ne volete mettere e poi decidete se vi può piacere oppure no. Quindi io comunque ho usato questi 3 colori e poi ci servirà un pochino di nero per andare a disegnare l'occhietto, ok? L'occhio del gufetto. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5. Ci serviranno le forbici, ago e poi l'imbottitura. L'imbottitura appunto ce ne serve comunque parecchia, perché comunque per riempirlo tutto il gufetto ce ne va parecchio, ok? Quindi, boh, questo è tutto quello che ci serve. Possiamo andare al tutorial. Adesso andrò a fare la mattonella. Come mattonella io ve ne faccio vedere comunque una, le altre poi le andate a fare voi. Andrò a fare adesso l'esagono, ok? La mattonella a esagono. Per il pentagono è la stessa lavorazione. Per l'esagono si inizia con 6 gruppetti di 2 maglie alte, per il pentagono si inizia con 5 gruppetti. Quindi, e poi la lavorazione dopo è la stessa cosa. Quindi appunto faccio vedere l'esagono, ma per il pentagono è la stessa identica cosa. No, perché so che poi dopo mi venite a dire ah ma non c'è quella del pentagono, è la stessa lavorazione. Appunto, anziché fare 6 gruppetti iniziali se ne fanno 5. Ok, quindi iniziamo con cerchio magico, andiamo a fare 4 catenelle, quindi 2 maglie alte, una e 2, una catenella di separazione, di nuovo un altro gruppetto di 2 maglie alte,
Quindi vedete? Allora, le prime sono le 3 catenelle che già sostituiscono la prima maglia alta, però viene poi associata, cioè viene messa col gruppetto dell'ultima maglia alta che andrò a fare. Quindi questo è già un gruppetto, questo è il secondo. Una catenella, altre 2 maglie alte, quindi una e 2, e ho fatto il terzo gruppo, una catenella, altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2, e ho fatto il quarto, una catenella, altre 2 maglie alte, e ho fatto il quinto, vedete, 1 2 3 4 5. Quindi adesso vado a fare una catenella e vado a fare una sola maglia alta, perché l'altra maglia alta ce l'ho con le catenelle. Quindi stringiamo, ok, il nostro cerchio magico e andiamo sulla terza catenella che avevamo fatto inizialmente a fare una maglia bassissima per chiudere, e così abbiamo i nostri 6 gruppetti di 2 maglie alte separati da una catenella. Quindi se fosse il pentagono, appunto, ne facciamo solo 5 di questi gruppetti. Ok? Molto semplice. Quindi qua con il blu possiamo staccare, qua facciamo pure il nodino di sicurezza, ok, e stringiamo. Adesso prendiamo l'altro colore, in questo caso a me è il lilla, ok, e andiamo a metterci nell'archetto, qua dove c'è la catenella, dove abbiamo fatto la catenella di separazione. Quindi agganciamo il filo e andiamo a fare 3 catenelle, che vale come prima maglia alta. Poi rientriamo di nuovo qua dentro, andiamo a fare una maglia alta, facciamo una catenella di separazione e di nuovo qua dentro altre 2 maglie alte, una e 2, ok? Quindi la lavorazione sarebbero 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Poi passiamo direttamente, ok, al prossimo archetto, ci portiamo già dietro pure le codine così le lavoriamo, e di nuovo facciamo 2 maglie alte, una catenella, sempre qua dentro 2 maglie alte, di nuovo nel prossimo archetto lo stesso, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ok, quindi questa è la lavorazione che dobbiamo andare a fare per tutto il giro, ok? Dentro gli archetti andiamo a fare 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Ho finito, come vedete, il mio giro, sono arrivata alla fine, quindi vado sulla terza catenella a fare una maglia bassissima per chiudere. Per comodità io mi sono già andata a sistemare i fili, vi conviene farlo anche voi man mano che andate a lavorare, in modo che così non avete tutti i fili che vi danno fastidio, che vi si intrecciano più che altro nel lavoro, ok? E poi è meglio lavorare pulito. E poi se no dopo a farle tutte insieme diventa lungo, ve lo posso assicurare, quindi man mano che è meglio farli subito. Ok, quindi adesso sempre con il colore viola, quindi non lo stacchiamo, andiamo a lavorare sempre dentro qui, dentro l'archetto. Quindi ci andiamo a spostare facendo una maglia bassissima nella prossima maglia, cioè nella maglia alta che ci ritroviamo subito dopo, e un'altra maglia bassissima la andiamo a fare proprio dove c'è la catenella, quindi che c'è l'archetto. Quindi adesso qua dentro all'archetto, ok? Questo è l'archetto, dove ci sono le 4 maglie alte lavorate tutte insieme, ok? Quindi dentro qua l'archetto andiamo a fare 3 catenelle, che vale come prima maglia alta, e poi andiamo a lavorare altre 6 maglie alte.
quindi per un totale di 7 maglie alte. Quindi andiamo direttamente nel prossimo archetto, ok, che è sempre questo, non ci andiamo a confondere qua in mezzo, ma dove ci sono le maglie alte tutte insieme. Quindi rientriamo di nuovo qua e andiamo a lavorare di nuovo 7 maglie alte. Quindi per ogni archetto dobbiamo andare a lavorare 7 maglie alte. Sono arrivata alla fine del mio giro. Qua andiamo nella terza catenella a chiudere con una maglia bassissima. Ok, questo colore, secondo colore, lo possiamo staccare. Ok, nodino di sicurezza, e andiamo a prendere il terzo colore, quindi in questo caso io il bianco. Ok, con il bianco andiamo a metterci, possiamo iniziare dove vogliamo, però io per comodità inizio dove ho fatto la chiusura, quindi entro qua nella terza catenella, ok, dove ho fatto la chiusura, vado ad agganciare il filo e già nella stessa maglia, quindi nella stessa qua catenella dove ho iniziato, vado a fare una maglia bassa. Ok, poi vado a lavorare praticamente sulle maglie alte sottostanti, vado a lavorare sopra 7 maglie basse. Quindi la prima l'ho fatta, la seconda è questa qua che si va un po' a nascondere, quindi facciamo attenzione a non perdercela. Ok, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, fatte le 7 maglie basse, adesso andiamo a fare una maglia allungata. Per fare la maglia allungata, cioè praticamente dobbiamo andare a prendere, a mettere l'uncinetto praticamente nel passaggio sotto, ok, nel secondo passaggio. Quindi andiamo in mezzo qua alle 2 maglie alte che avevamo fatto e andiamo a fare la maglia alta. Quindi di nuovo le 7 maglie basse, 1, e quindi di nuovo la maglia alta che va a finire praticamente qua sotto. Quindi la allunghiamo un po', non la facciamo tanto stretta, perché non deve tirare, deve essere comunque morbida. Quindi ce la allunghiamo un pochino e andiamo a fare la maglia alta. Sono arrivata alla fine del mio giro, mi manca l'ultima maglia alta allungata, ok, e vado a chiudere con una maglia bassissima sulla catenella, se si riesce andiamo a chiudere sulla catenella. Ok, quindi possiamo anche staccare il bianco. Adesso con il blu, ok, quindi in questo caso appunto io faccio con il blu, andiamo praticamente in uno dei ventaglietti. Allora, lasciando da parte la maglia alta allungata, ok, contiamo le maglie basse, quindi contiamo 1, 2, 3. Nella quarta, ok, quindi qua entriamo e facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Quindi vale come prima maglia alta e catenella di separazione. Quindi rientriamo di nuovo dentro la stessa maglia e andiamo a fare una maglia alta. Ok, questi qua praticamente sono gli angoli, quindi per ogni archetto, scusate, per ogni ventaglietto che adesso poi andremo a lavorare, questo qua praticamente sarebbe l'angolo del nostro esagono. Ok, vedete che già un po' così si sta formando. Ok, quindi noi dobbiamo solo andarlo un attimino a migliorare. Quindi fatto praticamente maglia alta, catenella, maglia alta, andiamo a lavorare 7 maglie alte, quindi fino ad arrivare di nuovo alla metà di questo ventaglietto. Quindi una, fatto le mie 7 maglie alte, quindi sono arrivata di nuovo
alla metà del ventaglietto. Quindi qua di nuovo una maglia alta, una catenella e di nuovo qua dentro una maglia alta. Quindi vado di nuovo a lavorare 7 maglie alte. Quindi la lavorazione è questa per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del mio giro, qui nella terza catenella vado a chiudere con una maglia bassissima. Quindi possiamo staccare anche il colore, ok, blu. E adesso come ultimo giro, quindi io vado a riprendere di nuovo il bianco, andiamo a fare tutto il giro di maglia bassa. Quindi entriamo già subito qui nella terza catenella dove abbiamo fatto la chiusura, ok, facciamo una catenella, poi entriamo dentro l'archetto, quindi qua dove c'è la catenella, e dentro l'archetto andiamo a fare una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, ok, quindi qua agli angoli andiamo a fare così. Poi ci lavoriamo tutte le maglie sottostanti, quindi andiamo a fare tutte maglie basse, che sono 9 dovrebbero essere. Allora, tolte quelle dell'archetto, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, giusto, 9. Quindi poi si ritorna qui dove c'è la catenella, ok, di separazione delle due maglie alte, e qua dentro si va a fare una maglia bassa, una catenella, di nuovo una maglia bassa. E quindi si vanno a lavorare di nuovo le 9 maglie sottostanti, ok? Quindi per un totale, il giro finale, dobbiamo avere 72 maglie basse, contando anche le catenelle, però. Sono arrivata alla fine e come potete vedere qua abbiamo 8 maglie basse lavorate. La nona maglia bassa la andiamo a fare noi facendo la chiusura invisibile. Quindi possiamo staccare anche il filo, tiriamo fuori, ok, prendiamo il nostro ago, ok, quindi la chiusura invisibile, entriamo praticamente nella prima maglia bassa che abbiamo fatto, portiamo fuori il filo dalla parte dietro e rientriamo nel mezzo, da dove esce il filo, nel mezzo qua della maglia, portando sempre il filo dietro, ok, e ci siamo fatte la maglia numero 9 che ci mancava. Questa esagonale, appunto, abbiamo praticamente 72 maglie basse. Nel pentagono invece, ok, ne dobbiamo avere 60. Però l'importante è che per ogni lato noi praticamente dobbiamo avere 9 maglie basse, in modo che se io le vado a unire, ok, mi ritrovo 9 maglie basse, sia da una parte che dall'altra. Qua nel pentagono, tolte quelle dell'aumento dove c'è la catenella nell'archetto, ok, quindi togliamo queste, ok, qua possiamo, vedete, contare che sono 9. Poi nell'archetto, anche come qua, si lavora una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. E poi bisogna preparare 2 esagoni, ok, tutti bianchi. Di questo qua non ve lo faccio vedere perché è semplicissimo, vi metto poi adesso tutta la spiegazione, ma è praticamente sono solo giri di maglie già fatte, tutto maglia bassa, quindi cerchio magico 6 maglie basse, prossimo giro 12,
prossimo giro una maglia bassa, un aumento, 2 maglie basse, un aumento, 3 maglie basse, un aumento. Andiamo avanti così fino a quando arriviamo a 10 maglie basse e un aumento, che il totale praticamente di tutto il giro sono 72 maglie basse, ma l'importante è che qua per ogni lato, anche qui abbiamo 9 maglie basse. Adesso andiamo a fare l'occhietto. Allora, per l'occhietto prendiamo la nostra mattonella, quella tutta bianca. Facciamo attenzione che una punta deve essere qui, ok? Quindi qua noi dobbiamo avere il lato dritto, cioè i lati qua destra e sinistra, dobbiamo avere il lato dritto, ok? Quindi la cosa che dobbiamo andare a fare è, allora, 1, 2, 3, 4, tra il quarto e il quinto, ok, giro, entriamo col lago, qui lo lasciamo un po' lungo, ok, e andiamo a rimetterci di nuovo qua 1, 2, 3, 4 e 5, quindi tra la quarta e la quinta, ok, quindi andiamo a fare praticamente una riga così normale, lasciamola morbida perché poi adesso ce la andremo praticamente a tirare un po' facendo le ciglia. Adesso rientriamo praticamente qua all'altezza di dove abbiamo inserito il filo, lasciamo giusto una riga, quindi tra la prima e la seconda riga, ok, entriamo, facciamo praticamente la prima ciglia e rientriamo qua dove praticamente c'è proprio il filo. Ok, e questa è la prima ciglia. Adesso andiamo a fare la seconda, quindi sempre tra il primo e il secondo giro. Qua lasciamo più o meno un 4 maglie, quindi 1, 2, 3 e 4. Ok, 1, 2, 3 e 4, sì, più o meno 4, 5, vedete voi, cioè comunque non è cioè molto importante. L'importante è che non le lasciate troppe, cioè che ne fate proprio giusto 1, 2, 3, 4 ciglia, cioè ne facciamo un pochino, più o meno ne faremo 7, 8, vediamo, cioè però appunto più o meno farne un po'. Quindi prendiamo il filo, vedete, ce lo portiamo praticamente all'interno, cioè io col lago, ok, mi vado a mettere praticamente all'interno. E di nuovo tra il quarto e il quinto giro, ok, vado praticamente, vedete, a tirarmi giù il filo iniziale. Ok, per quello che ho detto, lasciatelo morbido, perché poi tanto ce lo dobbiamo andare a tirare giù. Quindi di nuovo sotto tra il primo e il secondo giro, quindi 1, 2, 3, 4, ok, più o meno ci mettiamo qui, tiriamo di nuovo fuori il filo e di nuovo, vedete, prendo, me lo tiro giù, ok, 1, 2, 3, 4, ok, vedete? E io me lo faccio un po' così, poi ve lo controllate, cioè se vedete che magari ne state facendo troppo, non vi piacciono, le volete più distanziati, più vicine, cioè vedete un attimo e ve lo aggiustate come più vi piace. E più o meno questo è l'occhietto, poi ce lo sistemiamo un pochino, cioè se ci piace un pochino più largo, più stretto, ci spostiamo qualche riga, però la lavorazione praticamente è questa. Quindi questa lavorazione andiamo a fare anche sull'altra mattonella. Ricordiamoci sempre che appunto dobbiamo avere
quindi la parte a punta dritta in su, che ci serve l'occhietto dritto, cioè che lo andiamo a mettere che qua abbiamo i lati. Una volta che avete anche fatto gli occhietti, non resta altro che appunto attaccare tutte le mattonelle. Anche lì per attaccare potete usare qualsiasi colore. Io l'ho fatto viola, le ho attaccate con il filo viola, quindi voi vedete come più vi piace il filo che volete utilizzare, utilizzatelo. Quindi vi lascio tutto lo schema qua di come le dovete attaccare e poi dopo ci vediamo per il finale. Sono arrivata quasi alla fine, ok, per attaccare, cioè da attaccare le mie mattonelle. Praticamente la parte dietro, come potete vedere, è già tutta quasi attaccata, mi manca solo questa parte. Adesso l'unica cosa che vi volevo far vedere è qua, perché qua dove ci sono gli occhietti, ok, seguendo lo schema che vi ho messo per attaccare appunto tutte le mattonelle, qua facciamo l'orecchio praticamente così un po' a punta, ok? Quindi ci serve questa mattonella che è da 6, quindi è un esagono, ok? E per andare, faccio tutti i miei fili, per andare a fare la punta, ok? Bisogna praticamente, così ve lo faccio vedere, gli occhietti, le due mattonelle da 5, che è il pentagono, questa qua da 6 che devo andare a mettere, cioè vedete io dietro non devo andarla a cucire così, cioè una parte sì la cucio così, però poi questo angolo con questo angolo lo vado a piegare per metterlo qua. Quindi una volta poi attaccato qua mi posso attaccare quest'altro angolo. Quindi appunto chiudiamo ancora appunto qua, a me manca questa parte davanti, ok, da chiudere, da finire. Ricordatevi prima di chiuderlo tutto, di imbottirlo, ok, quindi vi manca che ne so poi l'ultimo pezzetto, ok, da chiudere, cioè l'ultima mattonella, infilate tutto l'imbottitura e poi la cucite. E poi potete andare anche ad attaccare, vedete come anche questo, come vi viene più comodo, se il becco attaccarlo prima o dopo, ok? Il becco comunque va qua, in mezzo agli occhietti. Ed eccolo qua, tutto il cuscino finito. Quindi vedete, l'ho riempito, l'ho attaccato il becco, tutto chiuso, vedete, da una parte, dall'altra, ed è venuto veramente, veramente carino, molto bello e molto grande pure. Pensavo fosse più piccolino in realtà, invece è venuto bello grande, quindi è un bel cuscino arredo da mettere sopra il divano, sopra il letto, cioè ci sta proprio bene, ci fa proprio una bella figura. Quindi io vi ricordo che appunto se non siete molto esperti con più che altro attaccare le mattonelle, perché appunto queste qua poi non sono a 4, cioè non bisogna attaccarle a 4 ma a 3, quindi diventa un pelino più difficile. E consiglio magari prima di fare un po' più di pratica, prima di mettervi a fare un lavoro del genere. Quindi fate pratica, guardate magari bene i miei video dove sto a spiegare dove si fa la chiusura a 3 perché appunto l'ho fatta ed è meglio appunto prendere un pochino la mano perché poi tanto se no mi venite a dire ah ma qua non riesco a chiuderlo, come faccio, come non faccio. Quindi non è diciamo un lavoro, un progetto che può andare alle persone non molto esperte, ok? Mettiamola così, è un lavoro un po' più per le esperte, ok, per chi sa fare già le chiusure, ha già più dimestichezza nel chiudere anche le mattonelle a 3.
Ok, io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!